Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia dei colleghi del reparto trasformatori e controlli di saldatura. Siamo con Franco, che è in LEAS da 25 anni e appunto gestisce questo reparto, e con Maurizio, che è arrivato in LEAS circa 4 anni fa per dare appunto un supporto a questo importante ramo aziendale. Franco, ti chiedo, raccontaci un po' cosa fate nel vostro reparto per LEAS. Certo. E come si sviluppa un po' il vostro lavoro. Certo, grazie Valentina, buongiorno a voi. Nel nostro reparto lavorano tecnici, ingegneri elettronici e informatici, e noi realizziamo e progettiamo apparecchiature elettroniche per la saldatura. Saldatura e resistenza, che è un processo per unire, appunto saldare metalli, quindi componenti metallici, e abbiamo due sistemi a 50-60 Hz o media frequenza, sono le due tipologie. In accoppiata ai controlli di saldatura progettiamo e realizziamo anche i trasformatori di saldatura, che è quel componente che va all'interno della macchina, della saldatrice, per erogare la corrente necessaria. Ovviamente questi controlli si interfacciano con il PLC per realizzare l'automazione del processo, e diciamo che sono un po' il cuore della macchina, della saldatrice. Ecco, la LEAS fin dall'inizio, ormai da 50 anni, già produceva alcuni trasformatori, poi si appoggiava a un'azienda italiana che per i controlli di saldatura e anche i trasformatori, e poi col tempo la proprietà ha deciso di acquisire l'azienda e quindi portare il know-how, la conoscenza di queste apparecchiature, e da 30 anni realizziamo appunto questi controlli di saldatura. Maurizio, ora una domanda per te. Ci puoi raccontare qualcosa sui nostri nuovi progetti? Certo Valentina, grazie per la domanda. In questo particolare momento storico in cui è difficile reperire i componenti elettronici basati su semiconduttori, stiamo cercando di fare di tutto per accontentare in qualsiasi modo le esigenze di produzione e anche i nostri clienti per quanto riguarda la ricambistica. Questo riusciamo a farlo solo ed esclusivamente organizzando le forniture ed i tecnici di laboratorio in maniera coerente ed efficace per raggiungere gli obiettivi di qualità. Oltre a questo, che è la base del nostro lavoro, stiamo investendo veramente tanto sulla realizzazione di nuovi prodotti ad elevata tecnologia. Una cosa molto importante è quella sempre di stare al passo con i tempi, per cui è chiaro che le scelte tecnologiche devono essere ad alte performance e al contempo non troppo complicate, in modo da fare dei prodotti snelli e anche manutenibili nel tempo. Il focus sul quale stiamo lavorando in questi ultimi tempi riguarda proprio la gestione di dati. I dati infatti costituiscono sempre di più un aspetto importante che ci permette di realizzare prodotti sempre migliori, sempre più all'avanguardia e sempre più efficienti. Un must che abbiamo nel nostro reparto è quello di rendere le operazioni di saldatura, che sono di concetti complessi, le rendiamo semplici anche per l'utente finale, quindi anche fornendo dei controlli di saldatura più semplici e anche delle interfacce tramite le quali i nostri clienti possono in maniera rapida ed efficace raggiungere il punto di lavoro ottimale per la saldatura nei loro impianti di automazione. Franco, come si svolge il processo di realizzazione di questi componenti? Sì, diciamo che i prodotti che noi realizziamo sono poi il risultato del connubio tra l'esigenza del mercato, del cliente, ma anche dei consigli, dei feedback che ci arrivano dai vari tecnici che girano nel mondo per installare le nostre macchine. Diciamo che la progettazione è completa, partiamo dalla progettazione hardware delle schede elettroniche alla progettazione del firmware per la gestione di queste schede e anche alla gestione del software per realizzare le applicazioni
che permettono di gestire questi controlli. Per quanto riguarda la produzione, ovviamente le schede elettroniche vengono fatte esternamente da nostri fornitori ormai collaudati. All'interno noi collaudiamo e assembliamo queste schede per realizzare il prodotto finito. Tutti questi prodotti poi prima di uscire vengono collaudati, testati in modo molto minuzioso, e per questo abbiamo un'area test dove abbiamo tutte le attrezzature per poter testare tutte le funzionalità dell'apparecchiatura. Per quanto riguarda anche la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, ci appoggiamo a consulenti e aziende esterne qualificate e certificate. Maurizio, prima ci parlavi dell'esigenza di stare sempre al passo con i tempi. Hai notato un cambio nelle esigenze dei nostri clienti, e in tal caso come l'EAS sta affrontando questa cosa? Certo, sì, come ti dicevo prima, è proprio il dato a fare da padrone ultimamente. Stiamo realizzando anche un'interfaccia altamente user friendly che consente ai nostri clienti di programmare i controlli di saldatura in maniera molto smart. Quindi evitiamo inutili perdite di tempo in fase di commissioning di impianto e diamo al cliente gli strumenti e le leve necessarie per la configurazione di prodotti. Oltre a questo, una cosa assolutamente importante è evitare che i nostri clienti abbiano i cosiddetti blocchi di impianto. I blocchi di impianto sono delle cose che vanno assolutamente evitate e possono anche essere evitate se gli impianti seguono le manutenzioni che sono programmate. Quindi tramite la raccolta di dati è possibile anche prevedere la manutenzione dei nostri impianti, ed è come un po' fare i tagliandi alla nostra autovettura. Se ci pensiamo bene, un'autovettura tagliandata garantisce ottime performance e mantiene la qualità nel tempo. Quindi un must e un focus che ci deve essere è dare la possibilità al cliente in qualsiasi momento di restare tranquillo, di avere il suo impianto completamente sotto controllo anche da remoto, e deve stare tranquillo anche perché una manutenzione programmata rende sempre l'impianto efficiente, efficace e usabile nel tempo. Ragazzi, io vi ringrazio per il vostro tempo e ringrazio tutti voi per averci seguito, e vi do appuntamento a presto.